Buongiorno a tutti cari amici tifosi rossoneri e bentornati sul canale Milanisti. In queste ore di calciomercato nelle quali il Milan non ha ancora concretizzato acquisti in entrata, quindi giocatori in entrata che possano farci sperare nella costruzione di una squadra che torni ad essere competitiva, il tifo rossonero, me compreso ovviamente, è preoccupato perché passano i giorni, passano le settimane e chiaramente si avvicina la data del 7 luglio, data del ritiro precampionato, senza uno straccio di squadra che possa avere un senso. Quindi la preoccupazione è legittima, capisco tantissimo tutti i tifosi che mi scrivono sul canale e che sono seriamente preoccupati, soprattutto viste le nefandezze che sono state realizzate dai nostri dirigenti prima dell'arrivo di Tare ed Allegri. Ci sono molti tifosi che ovviamente, pur avendo fiducia in Tare e Allegri, pensano che la vecchia dirigenza, Furlani in testa, possano in qualche modo ingabbiare il nostro nuovo direttore sportivo e quindi possano non metterlo nelle migliori condizioni per lavorare. Addirittura c'è chi ipotizza che Allegri se ne vada ancora prima di iniziare il campionato perché secondo alcuni tifosi si renderà ben presto conto che non potrà fare quello che vuole fare. Io credo che, come sempre, la situazione stia nel mezzo, la verità stia nel mezzo, quindi credo che bisogna fare un attimo chiarezza e quindi in questo video sono andato ad analizzare la situazione del mercato nello specifico per cercare di tranquillizzarmi e di conseguenza di tranquillizzarvi. Poi chiaramente non ho la verità in tasca, ma ho cercato di mettere insieme tutti i tasselli del puzzle per farci un'idea un pochino più precisa di quello che sta succedendo, perché ovviamente la nostra società non parla e non parlando noi che non abbiamo informazioni ovviamente ci facciamo i castelli in aria e visti i precedenti questi castelli non sono sicuramente positivi. Prima di tutto però, prima di addentrarci in questo video interessantissimo che vi consiglio di seguire fino in fondo perché vi do proprio dati specifici, parliamo di numeri, parliamo di budget e quindi anche di giocatori che potrebbero arrivare, vi invito a fare delle cose semplici e veloci per sostenere questo canale. Innanzitutto l'iscrizione, se non l'avete ancora fatta fatela, mi raccomando, è fondamentale. E poi è importantissimo accendere la campanella perché aiuta l'algoritmo a far trovare il canale. Campanella che quando ci cliccate sopra vi dà delle opzioni, voi mettete tutte, così vi arrivano tutte le notifiche di tutto quello che pubblicherò su questo canale e quindi oltre a fare un favore al canale e a sostenerlo avrete anche il vantaggio che verrete avvisati con una notifica tutte le volte che pubblicherò un contenuto interessante e quindi non vi perderete niente di tutto quello che uscirà su questo canale. E poi se vi piace il video, il like, fondamentale anche quello, e poi il commento, perché può essere anche tattico, anche un ciao o un grazie va benissimo, perché anche questo aiuta il canale a crescere, ma ci terrei a sapere qual è la vostra opinione perché siamo una community e in una community ci scambiamo le idee, le informazioni e tutti insieme cerchiamo di capirne qualcosa di più. Quindi grazie a tutti e andiamo subito a vedere quella che è l'analisi della situazione. Allora, partiamo da un presupposto, il Milan deve ricostruire. Abbiamo capito che Tare e soprattutto Allegri si sono resi conto che questa squadra, la squadra dello scorso anno ovviamente, non aveva senso, era la famosa armata Brancaleone, era una squadra costruita senza senso perché non si era partiti da un gioco e quindi da una filosofia e poi si era scelto i giocatori che dovevano essere funzionali a questo tipo di filosofia, a questo tipo di calcio, ma era stato fatto esattamente il contrario. Non so se vi ricordate quando Ibrahimovic disse che prima che arrivasse Fonseca come nuovo allenatore loro avevano già stabilito alcuni acquisti e disse candidamente che era la società a fare gli acquisti e l'allenatore praticamente doveva prendere la squadra che loro rimettevano in mano e doveva farla rendere. Voi pensate la follia, no? Perché tutto è possibile, chiaramente ci sono anche in giro delle società che fanno calciomercato la proprietà ai dirigenti e poi una volta fatto calciomercato prendono l'allenatore e gli dicono tieni, questa è la squadra, ora falla giocare bene, no? Quindi la proprietà ha diritto di fare quello che vuole, ma questo va contro tutti i principi del calcio e della squadra che può avere senso, perché è chiaro che soprattutto oggi con un calcio che si è complicato e che si è livellato
Una squadra costruita bene è una squadra che parte dalla scelta della filosofia di gioco, quindi decide di sposare una certa filosofia di gioco e di conseguenza un certo allenatore, perché una volta scelta la filosofia di gioco poi si va a vedere quali sono gli allenatori che praticano quella filosofia di gioco, e poi una volta scelto l'allenatore si parla con l'allenatore e gli si chiede quali sono i giocatori della rosa attuale che possono essere confermati perché sono comunque adatti a fare questo tipo di calcio, e quali sono invece quelli che vanno ceduti, e soprattutto quali sono quelli che vanno acquistati, perché è ovvio che un allenatore come Allegri va in una squadra e con la sua esperienza, con le sue capacità, non è che si accontenta di prendere quello che passa il convento, vuole costruirsi la squadra a sua immagine e somiglianza. Quindi dobbiamo ristrutturare, perché Allegri, Contare hanno capito che in la squadra dello scorso anno ci sono ben pochi elementi che possono sposare la sua filosofia, e poi c'è un altro motivo fondamentale per cui l'allenatore cerca di ricostruirsi la squadra a sua immagine e somiglianza, perché abbiamo visto quello che è successo lo scorso anno con gli ammutinamenti, con i cooling break, eccetera. Ecco, questo per un allenatore è devastante, perché se l'allenatore non ha tutti i giocatori uniti dalla sua parte, difficilmente rimarrà su quella panchina e difficilmente la squadra otterrà dei risultati. Quindi la costruzione del gruppo unito, saldo, che segue ciecamente l'allenatore è una fase fondamentale della ricostruzione, e quindi Allegri sta anche cercando di ricostruire soprattutto per avere giocatori che abbiano quella mentalità, quella psicologia che si sposa bene con il suo modo di fare, e soprattutto giocatori che lo stimano, che stravedono per lui e che andrebbero nel fuoco pur di fare quello che lui chiede. Quindi è evidente che un giocatore come Theo Hernandez, apro e chiudo parentesi, non è assolutamente il giocatore adatto, perché Theo Hernandez ha dimostrato di essere un giocatore che se ne infischia dell'allenatore, se ne infischia della maglia, se ne infischia dei tifosi. Se a lui non piace una determinata situazione, lui va in campo e cammina, lui va in campo e si fa passare i giocatori alle spalle senza neanche seguirli, e questo è mancanza di rispetto, come ho già detto, in primis per tutta la tifoseria, perché i tifosi non c'entrano niente nel rapporto che Theo Hernandez aveva con la proprietà e con i dirigenti, e è una mancanza di rispetto verso una società che ti paga profumatamente, perché anche se non sei d'accordo con la proprietà, con il progetto sportivo, con i dirigenti o con l'allenatore, quando vai in campo vesti una maglia importante e te la devi rispettare e la devi sudare, come si suol dire, chiusa parentesi. Quindi premessa questa situazione che deve stare alla base di qualsiasi ragionamento, abbiamo capito che Allegri cercherà di ricostruire buona parte della nostra squadra. Quindi adesso andiamo sulla lavagna tattica e vediamo quelli che sono gli acquisti che il Milan potrebbe fare per andare dietro a quello che vi ho appena detto, cioè per cercare di ricostruire una squadra che sia una squadra che abbia un senso, quindi giocatori funzionali alla filosofia di gioco di Allegri, una squadra che abbia dei giocatori caratterialmente adatti a seguirlo, a fare i famosi soldati in campo, e una squadra che debba anche necessariamente ritrovare quel livello di competitività che ci consentirà di lottare per entrare perlomeno fra le prime 4 posizioni del campionato italiano. Allora, ho fatto delle ipotesi, perché chiaramente alcuni di questi giocatori probabilmente arriveranno, sono pronto a scommetterci, altri non si sa perché ci sono situazioni complicate, ma dopo aver visto questa formazione andiamo a vedere perché è così complicato fare una formazione di questo tipo dal punto di vista del budget, dal punto di vista economico. Quindi intanto cerchiamo di ragionare su questa squadra. Allora, in questa possibile, probabile formazione della prossima stagione vediamo 3 conferme fondamentali: Maignan in porta, Pulisic sull'esterno attacco di destra e Leao sull'esterno di attacco di sinistra. Questo perché questi 3 giocatori sono stati ritenuti da Allegri giocatori su cui poter puntare alla ricostruzione del nuovo Milan 2025-2026. Di conseguenza, e chiaramente anche Pavlovic, che nonostante sia un po' ruvido, un po' grezzo, è stato ritenuto da Allegri un giocatore che vale la pena di essere in qualche modo plasmato, in qualche modo addestrato, addomesticato, diciamo così, perché ha determinate caratteristiche che piacciono molto a Allegri,
ha delle sbavature, ha dei difetti che possono essere corretti, e quindi nell'impossibilità di cambiare tutta la difesa, presumo, ma questa è una mia opinione, poi ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, che possa mantenere un difensore centrale tra quelli che abbiamo, e presumo che questo sia Pavlovic oppure Gabbia, ovviamente, però io preferisco pensare a Pavlovic perché lo vedo più adatto come caratteristiche al gioco di Allegri. Quindi Maignan, Pavlovic, Pulisic e Leao rimangono dalla vecchia squadra, e quindi come vedete ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7 giocatori nuovi in questa ipotetica formazione di Allegri. E c'è un difensore centrale che credo sarà Leoni quasi sicuramente, quindi un giovane di belle speranze, ma già in grado di poter sostenere il peso di questa maglia e lo stress, no, psicofisico di dover affrontare giocatori fortissimi come ad esempio Lukaku, come ha fatto nella scorsa stagione. Poi terzino sinistro potrebbe essere Zinchenko, il giocatore dell'Arsenal, che ha mostrato grande esperienza e grande maturità, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché come sappiamo i terzini di Allegri devono soprattutto saper difendere. Wanderson, il brasiliano, che è stato nominato nelle ultime settimane come possibile obiettivo di mercato, e poi un centrocampo tutto nuovo nel quale ci sono 3 giocatori che hanno 3 caratteristiche completamente differenti le une dalle altre, e per questo motivo diventa un centrocampo veramente molto forte. Modric in cabina di regia, un regista più forte di Modric in questo momento a centrocampo secondo me è impossibile da trovare, e quindi a tutti i tifosi che mi dicono il bollito Modric, il quarantenne Modric che viene a svernare eccetera eccetera, io rispondo: ragazzi, state attenti, perché Modric è un giocatore straordinario, forse lo avete sottovalutato. Modric è in grado non solo di fare gruppo, di creare la mentalità vincente e di fare da chioccia a tanti giovani giocatori, ma è un professionista esemplare, è un giocatore straordinariamente dotato soprattutto di intelligenza calcistica, e poi ha i piedi fatati, e quello che può ancora dare, ragazzi, voi forse lo state sottovalutando, ve ne accorgerete quando lo vedrete in campo, perché come ho già detto nei messaggi, rispondendo ad alcuni messaggi, le visite mediche sono previste alla fine del mondiale per club, e dopo firmerà il contratto e sarà un giocatore del Milan. Gli altri 2 centrocampisti che sono in predicato di diventare i centrocampisti del nuovo Milan sono Xhaka, giocatore del Bayer Leverkusen e della nazionale svizzera, che ha caratteristiche veramente globali, quindi è un giocatore completo che può praticamente ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, e che è in grado di saper strappare il pallone dai piedi dall'avversario, è in grado di tenere palla perché ha una tecnica sopraffina, e è in grado anche di costruire gioco, quindi è un giocatore che sa fare tutte le fasi di gioco. E poi abbiamo Javi Guerra, un centrocampista 22enne che assomiglia proprio fisicamente al nostro amato Kakà, e che proprio come Kakà gioca mezzala sinistra o mezzala destra, non ricordo, ma comunque gioca mezzala, e è un giocatore box to box, un giocatore che fa tutto il campo, tecnico, veloce, molto atletico, forte anche di testa, quindi un giocatore straordinariamente importante per un centrocampo così variegato come quello che si prospetta per il Milan. Davanti ovviamente Pulisic a sinistra e Leao a destra, non sto nemmeno a soffermarmi su questi giocatori che li conoscete bene. Ho già detto che Leao, con il gioco di Allegri, con Allegri proprio come suo allenatore, potrà veramente fare l'ultimo step di crescita, gli sarà data l'ultima chance per diventare un giocatore straordinariamente importante. E poi Allegri vuole assolutamente Vlahovic, perché Vlahovic ha delle caratteristiche che si sposano perfettamente con il suo gioco. Con Allegri mi sembra che abbia fatto 40 gol in 2 anni e mezzo, quindi un giocatore che diventa anche straordinariamente prolifico, e quindi questa potrebbe essere la formazione del prossimo anno. Chiaramente ci sono
ci possono essere delle variazioni, ma tenetela bene in mente perché vedrete che non si discosterà molto da quella che arriverà a essere la formazione per la prossima stagione. Adesso andiamo a vedere come si arriva a fare questa formazione, perché chiaramente molti mi dicono: ma dove sono i soldi, ma come faremo a fare questi acquisti, sono troppi, eccetera eccetera. Adesso entriamo nel merito e risponderò a tutti. Allora, qui potete vedere quelli che sono i giocatori nuovi, quindi Leoni, Zinchenko, Wanderson, Modric, Guerra, Xhaka e Vlahovic, e sono andato a vedere su Transfer Market tutti i prezzi di mercato sia dei giocatori che entrano e che dovranno entrare, sia dei giocatori, e questi sono quelli che dovranno entrare, quindi Wanderson, Xhaka, Javi Guerra, eccetera eccetera, sia il prezzo dei nostri giocatori, quelli ancora in rosa, che dovremo riuscire a vendere per realizzare il budget che ci serve, perché molti tifosi mi dicono: ma dove troviamo i soldi? Allora, se il Milan si fosse qualificato per la Champions League e avesse quindi potuto considerare a budget, quindi a bilancio, 50-60 milioni che potevano uscire fuori non solo dalla partecipazione ma anche dall'eventuale superamento del girone unico, chiaramente il Milan avrebbe avuto un budget di partenza che solitamente si attestava intorno ai 40 milioni. Quest'anno questo budget non c'è, perché non ci siamo qualificati alla Champions League. Quindi il budget doveva essere tirato fuori quasi esclusivamente dalle cessioni. Poi è vero che Tare e Allegri, non so se l'hanno ancora fatto, ma andranno sicuramente, se non l'hanno ancora fatto, a bussare alla porta per avere un extra budget, perché hanno capito che per completare la squadra probabilmente solo le cessioni non basteranno, e ora lo vedremo. Ma a prescindere dal fatto che noi tutti speriamo che eventualmente questo extra budget ci possa essere, vediamo, facendo proprio il conto della serva, come si suol dire, il conto della spesa meglio, che ci sono già delle grosse difficoltà. È chiaro che io qui non faccio un conteggio dal punto di vista amministrativo del bilancio eccetera, perché sennò dovrei tenere conto anche degli ammortamenti, dovrei tener conto degli stipendi che poi vanno messi a bilancio nei vari anni eccetera eccetera. Faccio proprio un conto banale, superficiale, mi scuseranno ovviamente tutti i puristi della materia finanziaria, solo a titolo esemplificativo per farvi vedere quelle che sono già le difficoltà che ci sono per fare questa squadra solo dal punto di vista degli acquisti dei cartellini e quindi di conseguenza della vendita dei nostri giocatori, perché così vi rendete conto della difficoltà del mercato, degli incastri che devono tornare e di tutte quelle che sono le complicazioni che stanno rallentando il mercato, e poi alla fine vi dirò cosa penso. Allora, facendo proprio il conto semplicistico, banalissimo, quindi ripeto, non me ne vogliano quelli che chiaramente vorrebbero calcolare tutto quello che sta dietro, ma facendo il conto da tifosi, da bar, diciamo così, Vlahovic, andando sul Transfer Market, come vi dicevo, ha un valore di 35 milioni, Guerra di 25, Xhaka di 12, Modric è a 0, ovviamente, che è svincolato, Zinchenko 20, Leoni 18, Wanderson 20, per un totale di 130 milioni. Quindi il Milan, per fare questa squadra solo di cartellini, ammesso e non concesso che riesca a strappare tutti questi giocatori a queste cifre, perché chiaramente, come sapete, ogni società che ha uno di questi giocatori, quando si presenta al Milan, cerca di tirare la corda il più possibile per monetizzare più che può. Quindi, senza considerare che ci possono essere dei rilanci, quindi degli aumenti, considerando solo ed esclusivamente il prezzo di mercato preso da Transfer Market, i prezzi di questi giocatori sono questi. Quindi se il Milan riuscisse a strapparli esattamente al prezzo di mercato dovrebbe investire 130 milioni. Ora vediamo ai giocatori in esubero, quindi Musa, Chukwueze, Okafor eccetera eccetera. Allora, Musa ha un valore di 20 milioni, Chukwueze 10, Okafor 13, Emerson 9, Ciao 18, Adli 11, Terracciano 3, Theo Hernandez varrebbe 35 milioni, ma essendo a scadenza di contratto è già tanto se riusciamo a tirarne fuori 20, secondo me saranno più 15, Bennacer 15, Loftus 10, Colombo 5, Vasquez 2. Con questi giocatori venduti
al prezzo di mercato, eccetto Teo Hernandez che è in scadenza e che quindi chiaramente le società non ti daranno mai il prezzo per intero, se non glielo dai alla metà del valore di mercato vengono fra un anno e lo prendono a zero. Quindi vendendo tutti questi giocatori al prezzo di mercato riusciresti a tirar fuori 136 milioni. Io però non considererei i 20 di Teo, io considererei più i 15, quindi tornerebbe giusto 130 milioni che sarebbero esattamente quelli che servono per comprare i giocatori che dobbiamo fare entrare. Ma voi pensate che il Milan possa riuscire a piazzare tutti questi giocatori nel giro scusate, nel giro di pochi giorni, di poche settimane? L'avete vista la trattativa per Musa, l'avete vista la situazione di Teo Hernandez, quindi il Milan fin tanto che non avrà la sicurezza di poter vendere, non dico tutti questi giocatori, ma perlomeno una parte di questi giocatori, o al più, se non riesce a venderli, darli in prestito per togliersi dal bilancio l'esborso finanziario legato allo stipendio, perché quando presti un giocatore a qualcuno, anche se fai semplicemente un prestito secco, e lo stipendio del giocatore se lo accolla la società che riceve il giocatore in prestito, quindi se anche non prendi i soldi del cartellino devi risparmiare la cifra equivalente dal punto di vista del pagamento dello stipendio. Quindi fare incastrare tutte queste vendite o questi prestiti per riuscire a tirar fuori una cifra che sia simile a 130 che ti servono indicativamente per poter acquistare questi giocatori è un miracolo, nel senso è un puzzle dove tutta una serie di situazioni si vanno a incastrare. Quindi a quei tifosi che mi dicono ma passano i giorni, ma passano le settimane, ma non abbiamo ancora preso nessuno, ma per forza ragazzi, perché far tornare un puzzle così complesso per riuscire poi a costruire una squadra che sia così competitiva e che abbia senso, perché io metterei la firma col sangue per avere dopo una stagione quella che abbiamo fatto, una squadra fatta in questo modo, cioè una squadra fatta con questi giocatori, ragazzi, secondo me potrebbe tranquillamente lottare per le prime 4 posizioni e forse anche qualcosa in più, perché se poi prende fiducia e se poi magari le altre squadre non carburano subito, noi veramente ci potremo levare delle belle soddisfazioni. Ma per fare questa squadra bisogna che Tare e tutta l'altra parte della società dal punto di vista amministrativo facciano salti mortali. Qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trattative sicure. In più ci sono trattative su alternative di alcuni giocatori, quindi si parla di 30-35 trattative portate avanti contemporaneamente. Ragazzi, la giornata è fatta di 24 ore, non è che Tare può sdoppiarsi, clonarsi e andare contemporaneamente a parlare con 5 procuratori diversi per 5 situazioni diverse. Il tempo è quello che è. I problemi grossi sono 2. Primo, Furlani ha aspettato 2 mesi prima di ritornare su Tare, quando avrebbe dovuto prendere Tare subito a marzo, perché avrebbe dovuto capire, cosa che purtroppo sembra non riuscire a farlo, avrebbe dovuto capire che questo mercato, che l'allenatore che sarebbe arrivato avrebbe voluto ricostruire da zero e che questo tipo di mercato richiedeva un sacco di tempo. Abbiamo buttato via 2 mesi per colpa di Furlani e quindi il responsabile di questa situazione, di questi ritardi, è Furlani che ha perso 2 mesi. L'altra situazione importante è che molti di questi giocatori che noi abbiamo in rosa sono giocatori che purtroppo per la situazione contingente hanno perso valore e hanno perso appeal nei confronti delle altre squadre, perché sono giocatori che hanno mostrato un comportamento e un atteggiamento sicuramente sbagliato. Vedi Teo Hernandez, e quindi chi è quella squadra, quell'allenatore che vorrebbe in squadra uno dei giocatori che ha fatto sceneggiate tipo Teo Hernandez, tipo Tomori, eccetera? Cioè conta anche per gli allenatori delle altre squadre e per i dirigenti delle altre squadre, conta anche il comportamento, conta la mentalità, conta tutta una serie di aspetti collaterali. Chi è che vuole i nostri giocatori? L'avete visto? Okafor è arrivato a Napoli, era sovrappeso, Conte non l'ha potuto far giocare perché non era in condizioni fisiche, quindi è una situazione contingente che è complessa, perché i nostri dirigenti vecchi, Furlani
Ibrahimovic e Moncada hanno fatto un disastro non solo nei risultati, hanno fatto un disastro perché hanno svalorizzato una rosa, hanno macchiato l'immagine di alcuni giocatori, hanno creato un caos totale e delle macerie da cui ora è difficile uscire. E anche quando si sono resi conto, non so se per loro volontà o se è stato Cardinale a muovere per prima la critica che ha portato poi a una rivoluzione con l'arrivo di Tare e di Allegri, ma comunque quando si sono resi conto di aver fatto un disastro e hanno capito che dovevano ricostruire, hanno perso 2 mesi di tempo. Quindi ragazzi, noi siamo oggi il frutto dei disastri fatti dagli altri. Tare e Allegri non c'entrano niente, Tare e Allegri sono sicuro che vorranno ricostruire e questo che vi sto facendo vedere è la dimostrazione di come stanno cercando di fare le cose fatte bene, quindi di ricostruire una squadra che abbia senso, con giocatori di valore, con giocatori con la mentalità giusta. E però chiaramente poi dobbiamo scontrarci con 2 fattori fondamentali, il tempo e il budget, perché i salti mortali, le magie non si possono fare. Quindi, morale della favola, io sono sicuro che alla fine del calciomercato il Milan riuscirà a essere una squadra che ha un senso e mi auguro che la squadra si avvicini molto a questa qui che vedete qua. Chiaramente speravo che il calciomercato potesse mettere a disposizione di Allegri per il 7 di luglio una squadra che avesse in qualche modo più senso, quindi che avesse un 80% di completamento per poter iniziare a lavorare subito sulla nuova stagione. Purtroppo non si può fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, quindi purtroppo temo che dovremmo aspettare ben oltre la data del 7 luglio per poter vedere arrivare determinati giocatori e per poter completare la rosa, perché le esigenze di mercato, soprattutto le cessioni, sono quelle che poi bloccano gli acquisti e per questo ci vuole veramente tanto tempo. E concludo semplicemente dicendo: a me basterebbe che anche se i giocatori arrivassero in ritardo, arrivassero i giocatori giusti e si riuscisse a ricostruire una squadra competitiva. Quindi a costo di aspettare e di penare come stiamo facendo tutti noi tifosi, se poi mi dicessero guarda avete patito tanto ma alla fine la squadra sarà questa e sarete competitivi, avremo comunque raggiunto il risultato. Quindi la speranza è ultima a morire. Ci vorrà tanta pazienza, però se alla fine riusciremo a raggiungere il risultato, questo sarà la cosa più importante di tutte. Per adesso ho concluso questa analisi, questo approfondimento, spero vi sia piaciuto e spero sia riuscito a chiarirvi alcuni concetti, alcune idee che chiaramente servono per poter valutare questa situazione molto complicata da fuori, in assenza di una società che parla, che ti spiega, che ti fa capire. E vi ringrazio per l'attenzione, vi ribadisco il concetto che ho espresso all'inizio: se volete sostenere questo canale fate l'iscrizione, accendete la campanella, mettete un like e commentate e ci vediamo sicuramente nei prossimi video. Sempre Forza Milan.